13 curiosità sul leopardo delle nevi. Il leopardo delle nevi, noto anche come oncia o irbis, è un felide di grossa taglia originario dell'Asia centrale, che con le sue sembianze e le sue caratteristiche è senza dubbio una delle specie più affascinanti presenti sul nostro pianeta. E quale modo migliore per scoprire questo animale se non elencandone 13 curiosità? Siete su Zooplanet e queste sono 13 curiosità sul leopardo delle nevi. Prima di iniziare però, non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. Uno. Le grandi altezze. Il leopardo delle nevi è stato scoperto nell'Asia centrale nel secolo scorso. A differenza di altri felini, questa specie è osservabile tra i 3.000 e i 4.500 metri di altitudine, ma può sopravvivere anche a 6.000 metri. Grazie alla sua pelliccia, può mimetizzarsi facilmente nel suo habitat, perciò viene anche chiamato fantasma delle montagne. Vive in un ambiente secco, roccioso e ricco di arbusti, tipico di zone come quelle di Siberia, Russia, Pakistan, Mongolia, Tibet, India, Nepal o Uzbekistan. Il territorio presente delle ampie praterie, accompagnate da pendici molto ripide e montagne altissime, come quelle presenti nella catena dell'Himalaya. Insomma, il terreno presenta grandi sfide al nostro felino, ma le sue caratteristiche lo rendono un valido scalatore. 2. Un abile cacciatore. Questo incredibile felino caccia di notte o all'alba, infatti viene definito come animale crepuscolare. Preferisce prede come capre e pecore selvatiche, senza dimenticare altri animali come cervi, yak, bestiame allo stato brado e cibo di origine erbivora. Grazie alla sua lunga coda, che può arrivare anche a 1 metro di lunghezza, riesce a mantenere l'equilibrio durante la corsa e, nel bel mezzo delle sue scalate, viene aiutato anche dalle sue zampe massicce, insolitamente simili a quelle dell'orso polare. La sua coda, che in realtà non è altro che un deposito di grasso, svolge anche la funzione di riscaldamento, in quanto il felino la utilizza come sciarpa per fronteggiare le bassissime temperature presenti. I suoi ampi artigli, invece, fungono come da racchette da neve che le aiutano nelle sue ampie falcate. Nonostante sia una delle specie più piccole tra i felini di grossa taglia, il leopardo delle nevi può raggiungere i 75 kg di peso. Essendo un animale piuttosto carismatico, non ha paura delle grandi prede, che può sopraffare senza problemi. 3. Pelliccia, un'arma a doppio taglio. Come detto in precedenza, la sua pelliccia maculata, dai toni grigi e con sfumature che vanno dal giallo al marrone, permette a questa affascinante specie di mimetizzarsi furbamente tra le rocce. D'altro canto, però, la sua pelliccia la rende una specie ad alto rischio di bracconaggio, messa ancora più a rischio dalla crisi che sta colpendo l'ecosistema del suo habitat naturale a causa dei cambiamenti climatici. Si stima che dal 2008 siano stati uccisi ogni anno tra i 221 e i 450 leopardi delle nevi e che di questi il 55% venga ucciso per rappresaglia dovuta alle predazioni sul bestiame domestico. Il WWF sostiene che in meno di 20 anni il numero di leopardi delle nevi sia diminuito del 20%. Per questi motivi, negli ultimi anni, il leopardo delle nevi è stato costretto a spingersi sempre ad altezze maggiori per poter sfuggire all'uomo. Purtroppo, però, la lontananza equivale anche alla scarsità di cibo, che mette a rischio la sua sopravvivenza. Per fortuna, molti abitanti del territorio si preoccupano personalmente della loro vita. È una missione difficile, poiché questa specie risulta una delle più minacciate, ma si spera che, con l'aiuto di abitanti e organizzazioni varie, questi splendidi esemplari possano rimanere in vita ancora per molto tempo. 4. Un animale solitario. Come la maggior parte dei felini, i leopardi delle nevi sono animali solitari che si incontrano solo per riprodursi. Dopo aver partorito, la madre dei cuccioli si occupa della prole per i loro primi 20 mesi di vita. È un animale territoriale, infatti marca i suoi territori, che possono anche raggiungere i 200 km².
Per marcare il proprio territorio, questa specie urina o si sfrega contro le rocce. 5. Rivalità. Così come accade in Europa, il nostro felino entra spesso in conflitto con i lupi, ma questa questione è stata in parte risolta grazie all'intervento delle organizzazioni che tutelano gli animali per evitare l'estinzione della specie. A tal proposito, il leopardo delle nevi è stato riconosciuto come razza a rischio di estinzione nella lista rossa dell'IUCN e per questo motivo è tutelata dal WWF e da altre organizzazioni. 6. Simbologia. Un animale così è sicuramente dotato di presenza scenica. Per i popoli dell'Asia centrale è un animale simbolicamente molto importante, utilizzato spesso da tartari, kazaki e bulgari. Un esempio è dato dall'emblema della città di Almaty in Kazakistan. Inoltre circa l'80% dell'habitat del leopardo delle nevi è influenzato religiosamente dal buddismo, che con i suoi fedeli presenti sul territorio educa i più giovani per salvaguardare la sopravvivenza della loro specie. Chi ha il leopardo delle nevi come animale totemico eredita da questo felino i suoi comportamenti noti, caratterizzati dalla volontà di vivere una vita solitaria nonostante la sua bellezza e il suo innato fascino. Il leopardo delle nevi, infatti, preferisce raggiungere i suoi obiettivi senza destare clamore, agendo nell'anonimato e in maniera strategica. 7. Umani? No, grazie. Spesso in Nepal si verificano attacchi al bestiame da parte dei leopardi delle nevi presenti sul territorio. Ma questo felino attacca anche gli umani? Un episodio del 2008 di Natural World, filone di documentari della BBC, ha intervistato una coppia con un allevamento di capre in Pakistan. La donna è stata travolta da un leopardo delle nevi scappato da un recinto dove si era nutrito del bestiame, ma non è stata attaccata dal felino, nonostante fosse indifesa. In seguito, infatti, la troupe ha dimostrato che al leopardo delle nevi interessavano solo le prede del bestiame, a tal punto da uscire anche dal proprio territorio per cercare di afferrarle. 8. Fondamentali. Sorprendentemente, il leopardo delle nevi svolge anche la funzione di equalizzatore del suo habitat. Infatti, il leopardo delle nevi contribuisce a mantenere costante il numero di altri piccoli predatori, che altrimenti crescerebbe in modo esponenziale, provocando non pochi danni all'ecosistema. Il felino minaccia erbivori tipici dell'area come il goral, il baral, il tar dell'Himalaya, il markhor e l'argali. 9. Un atleta niente male. La velocità del leopardo delle nevi è fonte di invidia per molti altri felini. Infatti, questo incredibile animale può raggiungere anche i 78 km/h. Ma ciò che sorprende di più è la sua abilità nel salto, visto che riesce a saltare fino a 3 metri in altezza e fino a 12 metri in lunghezza. Insomma, un vero e proprio atleta di tutto rispetto, che può sfidare in velocità anche i suoi cugini leoni, 80 km/h, e ghepardi, da 80 a 130 km/h. Il leopardo comune, invece, arriva a 58 km/h. 10. Un ruggito mancante. La cavità nasale del leopardo delle nevi è piuttosto lunga e gli permette di scaldare il freddo tipico del suo habitat, che possiamo trovare tra la possente catena montuosa dell'Himalaya. Una caratteristica che manca a questo felide è la possibilità di ruggire per mancanza di alcuni adattamenti morfologici. Infatti, questa specie è sprovvista di ruggito, nonostante il suo ioide, un piccolo osso posto alla radice della lingua, sia simile a quello dei grandi felini. Vari tentativi di ruggito, che sicuramente non risulta possente come accade per altri felini, sono stati filmati dalla White Lion Foundation, una delle tante organizzazioni che cercano di salvaguardare le vite di questi splendidi animali. Quanti leopardi delle nevi ci sono? Sia per la loro capacità di mimetizzarsi che per il difficile habitat in cui questi esemplari vivono, i leopardi delle nevi sono davvero difficili da trovare, persino per le telecamere piazzate da alcune organizzazioni sul territorio. La IUCN stima che la popolazione selvaggia sia compresa tra 4.000 e 7.500 felini.
12. World Snow Leopard Day. Il 23 ottobre è stato scelto dalle varie organizzazioni nel 2014 come World Snow Leopard Day, ovvero Giornata internazionale del leopardo delle nevi, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma di una specie iconica, purtroppo ancora poco conosciuta e, di conseguenza, poco studiata. 13. Adottare un leopardo delle nevi. Avete capito bene. Se avete a cuore questa specie e volete sostenere il WWF nella loro operazione di salvezza, potete adottare simbolicamente un leopardo delle nevi nel link che troverete in descrizione. E queste erano le curiosità sul leopardo delle nevi che probabilmente non conoscevi. E tu? Ne hai mai visto uno? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Amici di Zooplanet Channel, anche per oggi è tutto, ma prima di lasciarci non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna news. Ciao da Zooplanet!